Ragazzi, 700 ore su Air Factor 2. Che spettacolo di simulatore. Eppure non si capisce perché questo Air Factor 2 è come Dr. Jekyll e Mr. Hyde. C'è chi lo ama e c'è chi lo odia. Senza parlare di Verstappen che si infuria e dice la sua, e magari qualcuno come me ne approfitta e fa un titolo clickbait per prendere qualche views. No, scherzo, non lo farei mai. E quindi ragazzi, oggi sono qui a dirvi la mia, quello che dovete sapere prima di giudicare Air Factor 2. Quindi, iniziamo! Air Factor 2 lo puoi utilizzare sostanzialmente in due modi, utilizzando contenuti ufficiali sia a pagamento che gratuiti, oppure utilizzando le mod. Cosa sono le mod? Le mod sono contenuti fatti da utenti che creano e condividono i loro contenuti, principalmente si parla di auto e tracciati, ma ci sono anche gli HUD, tramite gli strumenti messi apposta a disposizione da Air Factor 2. Comunque, sia per i contenuti a pagamento ufficiali che per le mod c'è da fare un'ulteriore distinzione. Essendo che Air Factor 2 è comunque un simulatore del 2013 e quindi ha 10 anni, potrete trovare sia contenuti vecchi, diciamo del 2013, che contenuti recentissimi, proprio appena rilasciati nel Q4 del 2022. Addirittura sui contenuti a pagamento dobbiamo fare un'ulteriore distinzione. Se parliamo di auto, oltre alla grafica, che per me conta poco perché preferisco più sentire che vedere, alcuni contenuti a pagamento hanno il nuovo modello di gomma, come le BTCC, la Formula Pro, le GTE, i prototipi e la Porsche Cup, per esempio. Altri sono stati aggiornati al nuovo modello di gomma, come è successo a luglio del 2022 per le GTE e i prototipi, mentre per tutto il resto delle altre auto il modello di gomma è quello vecchio. Sì, ma cosa cambia tra il vecchio ed il nuovo modello di gomma? Cambia tutto. In realtà cambia tutto, è come se fosse un altro simulatore. Cioè bisogna imparare da capo a gestire la gomma. Parlo sul serio. Il vecchio modello di gomma di Air Factor 2 è più o meno come quello attuale di Assetto Corsa Competizione, ovvero pensi più semplicemente a correre perché poi alla fine il degrado è molto lineare. Con il nuovo modello di gomma di Air Factor 2 invece, ogni curva, ogni staccata, ogni derapata ti fa sentire il cambio di comportamento del veicolo perché percepisci proprio l'usura della gomma. Questa cosa è pazzesca. Pensate che io corro con le GTE su LFM e le gare da 45 minuti, a parte che sono interminabili perché Air Factor 2 è bello corposo, ma la gomma proprio percepisci l'usura, è in continua evoluzione, quindi ti devi continuamente adattare. Non parliamo poi se spiattelli o se fai riscaldare troppo le gomme. Meraviglioso, ragazzi. A proposito, fatemi sapere se volete un video doc sul nuovo modello di gomma di Air Factor 2, magari confrontato con altri simulatori, va bene? Se invece parliamo di tracciati, i contenuti ufficiali rispetto alle mod, anche mod fatte bene, mod laser scan, dove magari all'occhio graficamente non percepisci una differenza, i contenuti ufficiali hanno più dettagli, tu sotto le mani percepisci che c'è qualcosa di diverso, è molto più pieno il tracciato. Possono sembrare uguali, ma sotto le mani, vi assicuro, non lo sono. Pensate che inizialmente quando ho provato Air Factor 2 non avevo voglia di spendere soldi e quindi mi sono ritrovato a provare tutte le mod laser scan del mondo, mod che graficamente erano fatte veramente bene e me le facevo bastare perché in pratica non avevo capito dove stava la differenza. Poi, per curiosità, ho acquistato un tracciato originale e da lì non sono tornato più indietro. Pensate che talmente ho percepito tanta differenza che subito dopo ho comprato tutti i tracciati di Air Factor 2, come se fosse droga. E quindi adesso, dopo 700 ore di simulazione e più di 200 euro di contenuti originali spesi su Air Factor 2, vi posso garantire che tutti i contenuti ufficiali sono un'altra storia, ma soprattutto capisci perché valgono il prezzo che costano dopo aver fatto il confronto con le mod. Ovviamente se hai il volante della Chicco, tutte le auto sono uguali, tutti i tracciati sono uguali e tutti i simulatori sono identici. Io attualmente possiedo un Fanatec CSL DD da 8 Nm col boost kit, di cui ho fatto una
Piccola recensione poco tempo fa ed ovviamente l'ho settato con i parametri consigliati da Fanatec per Air Factor 2. Comunque, se vuoi sapere veramente che cos'è Air Factor 2, purtroppo devi spendere. Ma c'è una buona notizia, vi basteranno meno di 5 euro per iniziare per esempio con le Porsche Cup, che hanno il nuovo modello di gomma. Anche sui circuiti originali di Zandvoort o Lime Rock per esempio. Credetemi che ne vale la pena. Bene ragazzi, siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video e quindi vi chiedo, ma voi avete veramente provato Air Factor 2?